Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi scopriamo un arbusto che sicuramente non deve mancare all'interno del vostro giardino, poiché è estremamente decorativo e molto semplice da coltivare, ovvero la Buddleia, meglio conosciuta come albero delle farfalle. È una pianta molto decorativa in quanto produce queste pannocchie per un lungo periodo, ovvero da giugno a settembre, e quindi ci accompagneranno per tutta la stagione estiva. Il loro profumo dolce e mieloso attira ovviamente gli insetti impollinatori ed in particolar modo le farfalle. E questa non è una leggenda, ma c'è una spiegazione tecnica per cui i lepidotteri sono particolarmente attratti da questo fiore, in quanto la pannocchia è composta da un agglomerato di piccoli fiori tubolari, lunghi e stretti, quindi non tutti gli insetti riusciranno a sungerne il nettare fino in fondo. Ma al contrario, la farfalla, grazie alla sua lunga spiritromba, questo termine fa sempre ridere ma si chiama così, e non l'ho inventato io, riescono semplicemente in questa operazione. Quindi tendono a prediligere questi fiori in cui sanno di trovare sicuro nutrimento, vista la competizione che li vede avvantaggiati. È resistente al gelo e alle basse temperature. Io l'ho incontrata per la prima volta in un agriturismo nei pressi di Norcia, sotto i monti Sibillini, quindi dove l'inverno è particolarmente rigido, ed era in piena forma ed in piena fioritura, era veramente molto bella. Quindi possiamo dire che tollera molto bene anche le basse temperature. Al contrario, in estate predilige posizioni soleggiate o al massimo di mezz'ombra, che favoriranno l'attività vegetativa e garantiranno una corposa fioritura. Non ha particolari esigenze di terreno o annaffiature, ma teme solo i ristagni idrici, quindi nella messa a dimora assicuriamoci di fornirle un drenaggio corretto. È una pianta molto vigorosa, l'ho piantata a fine ottobre, era poco più che un ramoscello e già in primavera è ripartita molto velocemente e poi vedremo com'è diventata. Ancora non è in fioritura, ma prossimamente vi farò vedere anche i fiori. In commercio ne esistono principalmente due varietà, quella nana che in età adulta può raggiungere il 1,5 m di altezza e quella standard che può superare i 3 metri. Ovviamente le dimensioni possono essere contenute con le potature, ma la differenza sostanziale sta nel fatto che la varietà nana può essere anche coltivata in vaso, mentre quella standard è preferibile metterla direttamente in piena terra, poiché vista la sua vivace attività vegetativa andrebbe ad esaurire in poco tempo tutte le risorse nutritive presenti nel terriccio del vaso e quindi potrebbe andare in sofferenza. Fiorisce all'apice dei rami giovani, quindi in inverno durante il riposo vegetativo andrà effettuata una robusta potatura che andrà a favorire l'emissione di nuovi germogli che ci regaleranno una fioritura più corposa. Per questo è una pianta adatta anche ai meno esperti, poiché non richiede una potatura particolare. Sarebbe preferibile metterla a dimora in autunno oppure in inverno, ma vista la sua vivace attività vegetativa non penso che abbia problemi anche ad essere messa a dimora in questo periodo, cioè nella tarda primavera. Sicuramente riesce a ripartire molto velocemente. Evitiamo solamente i periodi più caldi dell'anno. Bene, per il momento mi fermo qui, ora vi mostro i due esemplari che ho messo in giardino, ma prima, come sempre, se avete gradito questo video, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardinaggio. Grazie per aver guardato, al prossimo video. Ed eccola qui la prima Buddleia, ma io preferisco la pronuncia all'inglese in quanto questa pianta prende il nome da Adam Buddle, che era un medico e botanico inglese del 1700, quindi credo che la pronuncia corretta sia quella anglofona. Questa è la versione standard, diciamo, ed è la Royal Red, che andrà a produrre fiori rosso-porpora. Mentre da questa parte c'è la versione nana, ovvero la Nagno Blu, i cui colori saranno di color viola tendente al blu. Al momento la versione nana è cresciuta più di quella standard, ma questo può dipendere dal tipo di terreno che hai incontrato in questa zona del giardino. Vedremo in seguito come procede.
La crescita è stata veramente molto rapida ed esplosiva. Quando l'ho piantate lo scorso ottobre erano poco più che un ramoscello spelacchiato ed ora guardate come sono diventate. E questo è l'apice del ramo da cui a breve dovrebbe fuoriuscire la pannocchia di fiori colorati. Bene, con questo era veramente tutto. Rinnovo l'invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale per ritrovarci al prossimo video. Grazie per aver guardato, a presto!